Nell'International Champions Cup il Tottenham batte la Juventus per 3-2, decisivo negli attimi conclusivi della gara un Eurogol di Kane su, tra l'altro, errore grossolano di Rabiot. Ma oggi conta pochissimo parlare dei singoli, oggi conta analizzare complessivamente una prestazione che soprattutto nella ripresa ha dimostrato, evidenziato qualche qualità sarriana. È chiaro che pensare che la Juventus cambi pelle rapidamente sia pressoché utopia, ovviamente intendo dal punto di vista tecnico-tattico, ma sicuramente nella ripresa, soprattutto sulle trame offensive, si è visto molto di Maurizio Sarri. Si è visto per esempio un Gonzalo Higuain propositivo e volitivo che ha trovato una rete con un'esultanza come se fosse una gara ufficiale, e con un Cristiano Ronaldo che, spietato qual è, ha sfruttato al meglio un'ottima palla data lì da Mattia De Sciglio. Al netto di Buffon, se vogliamo definire un nuovo acquisto, gli altri due, ovvero Rabiot e De Ligt, sono partiti dalla panchina e hanno messo nella ripresa minuti nelle gambe. Rabiot, al netto dell'errore a cui facevo riferimento poc'anzi, comunque ha fatto vedere di essere un giocatore qualitativamente eccelso e che può dire la sua in questo centrocampo. Questa volta è stato inserito come mezzo destro, lui è sostanzialmente un mezzo sinistro, e quindi sono esperimenti necessari per valutare anche le caratteristiche dei giocatori. Non male anche De Ligt. È chiaro che marcare Kane è veramente complicato per tutti, però ha tenuto botta e soprattutto in 1 contro 1 ha fatto capire di essere un prospetto notevole, nonché il più pagato per quanto concerne i difensori della storia del calcio italiano. Questa si pronuncia essere una settimana importante perché oltre al calcio giocato la Juve si deve concentrare anche sul mercato. Ora la parola d'ordine in casa Continassa è una sola, ovvero vendere quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Vedremo se il Monaco accelererà per Blaise Matuidi, perché sono stati contatti anche nelle ultime ore. La Juve lo valuta attorno ai 25 milioni, un giocatore che tra l'altro oggi ha fatto un po' di fatica contro il Tottenham, ma è un giocatore che non sembra avere le qualità necessarie per essere un interprete importante del centrocampo di Sarri. Discorso simile per Sami Khedira, che invece ha tutti gli effetti sul mercato, chiacchierato da certe voci turche, potrebbero entrare in ballo anche diverse squadre tedesche. La prossima settimana Paratici incontrerà degli intermediari legati alla sua cessione, proprio per cercare di velocizzare il tutto. E poi ci sono 2 attaccanti almeno da piazzare, perché la Juve là davanti vuole fare un ultimo botto in entrata, però occorre che partano 2 centravanti. Nel tono originario, nel pensiero originario, i 2 maggiori indiziati erano e restano Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, però poi bisogna fare i conti con la volontà del mercato, e quindi è chiaro che piazzare Kane, magari mantenendo una sorta di preparazione per il futuro, potrebbe essere più semplice. Qui a tal proposito l'Everton non molla, e vedremo anche su questo versante cosa deciderà di fare la Juventus, che poi dovrà prendere anche una decisione finale su Cancelo, costantemente in orbita ormai Manchester City da settimane se non mesi. Tra l'altro non mi è dispiaciuto, soprattutto nella ripresa oggi, quando si è abbassato il ritmo di gara, ha dimostrato che dall'alto di una tecnica sopraffina, di una velocità spaventosa, può fare male. Quindi vedremo se Cancelo cambierà il corso degli eventi o seppure accetterà, come tra l'altro sembra ben predisposto, l'offerta del Manchester City. Per il resto capiremo anche cosa accadrà su Demiral, che oggi ha giocato, ha fatto anche abbastanza bene. È un giocatore che piace tantissimo a Marco Giampaolo per il Milan, ma non credo che in questo momento, ripeto, in questo momento la Juventus se ne voglia privare, soprattutto considerando anche le condizioni precarie di Giorgio Chiellini. Insomma ragazzi, ora concentrazione al Derby d'Italia, un Derby d'Italia altamente sperimentale, con la Juventus che affronterà l'Inter di Antonio Conte, e però sarà già curioso, no, vedere un vecchio e caro amico, o meglio un vecchio e caro capitano, affrontare ormai una sua acerrima rivale, perché questo si tratta ormai, la Juventus per Antonio Conte. Insomma ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Romeo Agresti. Un abbraccio.